Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme le sfogliatelle ricce senza strutto. Il ripieno delle sfogliatelle possiamo sceglierlo a nostro piacere. Andiamo subito in cucina e mettiamoci all'opera. Iniziamo a vedere gli ingredienti dell'impasto delle nostre sfogliatelle. Partiamo dalla farina zero, zucchero semolato, olio di semi di mais, un uovo, latte, bicarbonato di sodio purissimo e aceto. Tutti gli ingredienti li troverete specificati in info box. Cominciamo versando all'interno della bowl l'uovo, il latte, l'olio e lo zucchero. Lavoro con una frustina. Sono sufficienti pochi secondi. Ora all'interno del bicarbonato verso le poche gocce di aceto. Servirà semplicemente a dare leggerezza all'impasto. Continuo così a lavorare con la frusta e gradualmente inizio a versare la farina. Verso tutta la farina e impasto a mano. Rispettate le dosi in info box ed otterrete un impasto perfetto, dalla giusta consistenza, vedete? L'impasto è pronto. Guardate, lo strozziamo così a metà, ancora a metà ogni parte e ogni parte ancora a metà, quindi realizziamo con questo impasto 8 palline. Le palline sono pronte, le spolvero appena di farina. In questo modo. Copro l'impasto con la pellicola e lo lascio riposare una decina di minuti. L'impasto ha riposato, ce lo mettiamo qui da parte. Ho preparato dell'amido di mais che occorrerà per stendere singolarmente ogni pallina, quindi vado a mettere l'amido di mais così sul tavolo, con l'aiuto di un mattarello stendo l'impasto realizzando dei dischi. Così è più che sufficiente, quindi metto un pochino di amido di mais sul lato del banco e vado a posizionare il disco e in questo modo continuo a prendere una ad una le palline e le stendo. Anche l'ultima è pronta. Amido e
sovrappongo, me le sposto qui davanti. E ora procedo a stenderle tutte insieme. Ora inizio ad arrotolare la pasta così su se stessa, creando un rotolo e stringendo. Man mano che rotolo la pasta così su se stessa, vado a stringere per non lasciare aria all'interno. Ed ecco il nostro rotolo, da cui, con l'aiuto di un coltello a seghetta, cominceremo a ritagliare dei dischi, in questo modo. Ora, una ad una dobbiamo stenderle. Nel frattempo ho preparato cioccolato alle nocciole spalmabile e granella di nocciole. Questi due ingredienti saranno il ripieno delle nostre sfogliatelle. Prendo una ad una le sfogliatelle, le schiaccio e sempre con l'aiuto del mattarello vado così ad allargarle. Vedete? Ora metto cioccolato e un pochino di granella. Chiudo. Pressando i bordi con pollice ed indice. E la prima delle nostre sfogliatelle è pronta, quindi vado a posizionarla su una placca da forno. Con questa andiamo a riempire la teglia. Vorrei farvi vedere proprio da vicino come anche prima di cuocere si vede l'effetto della sfogliatura che abbiamo dato, vedete? Ecco, la metto in teglia, poi le altre me le faccio in un secondo tempo. Ed ora, prima di infornare, vado a spennellare con un pochino di burro sciolto e riportato a temperatura ambiente. Ora ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 180 gradi e darò alle sfogliatelle circa 15 minuti di cottura fino a doratura. Ecco le sfogliatelle appena uscite dal forno. Ora le lascio stiepidire. Vorrei farvi notare proprio la sfogliatura che abbiamo ottenuto pur non utilizzando lo strutto.
Vedete la sfogliatura? Beh, trovo che sia davvero fantastica. A scelta potrete decidere se nappare leggermente la superficie con un pochino di miele. Bene, io spero che queste sfogliatelle le rifarete in tanti perché sono davvero splendide e molto buone. Io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. E mi raccomando, se questa ricetta è stata di vostro gradimento, aspetto un vostro like. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.